Wojtek non aveva alcun amico a cui dovesse restituire dei soldi. Il primo biglietto da 100 franchi, quello che Andreas gli aveva prestato, Wojtek lo nascose con cura nel fazzoletto facendoci un nodo. Con gli altri 100 franchi invece invitò Andreas a bere e poi a bere ancora e ancora un'altra volta. Quella notte andarono insieme in un locale dove c'erano ragazze compiacenti e vi restarono entrambi per 3 giorni. Quando ne uscirono era martedì. Wojtek si congedò dicendo: «Ci vediamo domenica, alla stessa ora, nello stesso posto». «Servus», disse Andreas. «Servus», rispose Wojtek e sparì. Era un piovoso martedì pomeriggio e pioveva così fitto che, un attimo dopo, Wojtek era davvero scomparso, o almeno così parve ad Andreas. Gli sembrò che l'amico si fosse perso nella pioggia, così come lo aveva incontrato per caso. E poiché in tasca non aveva più denaro, se non 35 franchi, e si sentiva viziato dal destino, convinto che nuovi miracoli non avrebbero tardato ad arrivare, decise di fare come fanno tutti i poveri abituati all'alcol: affidarsi di nuovo all'unico Dio in cui credeva. Così si incamminò verso la Senna, scendendo per la solita scalinata che portava al rifugio dei senzatetto. Lì si imbatté in un uomo che stava salendo quelle stesse scale e dal momento che gli parve familiare lo salutò educatamente. Era un signore piuttosto anziano, dall'aspetto curato, che si fermò, lo osservò attentamente e infine chiese: «Ha bisogno di denaro, signore?» Dalla voce Andreas capì che era lo stesso uomo che aveva incontrato 3 settimane prima. Così rispose: «Mi ricordo bene di lei. Le devo ancora dei soldi, avrei dovuto restituirli alla piccola Santa Teresa, ma sa com'è, sono successe tante cose nel frattempo. È già la 3ª volta che mi capita qualcosa che mi impedisce di riportarglieli». «Si sbaglia», disse l'uomo elegante. «Non ho l'onore di conoscerla. Deve confondermi con qualcun altro. Ma vedo che lei si trova in difficoltà e per quanto riguarda la Santa Teresa di cui parlava, io sono talmente legato a lei umanamente che sarei ben felice di anticiparle il denaro che le deve. Di quanto si tratta?» «200 franchi», rispose Andreas. «Ma mi perdoni, lei non mi conosce. Sono un uomo di parola, sì, ma non è facile rintracciarmi. Ho la mia dignità, ma non ho un indirizzo. Dormo sotto uno di questi ponti». «Oh, non importa», disse l'uomo. «Anch'io di tanto in tanto dormo qui. E in realtà mi fa un favore, un grande favore, accettando questi soldi, perché anch'io devo tanto alla piccola Teresa». «Allora sì», disse Andreas, «accetto volentieri». Prese i soldi, aspettò che l'uomo si fosse allontanato su per le scale e poi salì anche lui, dirigendosi dritto verso la Rue de Quatre-Vents, al suo vecchio ristorante russo-armeno, il Taribari, dove rimase fino al sabato sera. Fu allora che si ricordò che il giorno dopo era domenica e che sarebbe dovuto andare alla cappella di Santa Maria di Batignolles. Al Taribari c'era molta gente, perché lì dormivano giorno e notte quelli che non avevano un tetto. Di giorno stavano dietro al bancone e di notte si stendevano sulle panche. Domenica mattina Andreas si alzò molto presto, non tanto per paura di perdere la messa, quanto per timore che il proprietario del locale gli chiedesse conto di cibo, bevande e alloggio di tutti quei giorni. Si sbagliava però, perché il padrone si era alzato ben prima di lui. Lo conosceva da tempo, sapeva che Andreas aveva la tendenza a fuggire appena possibile per evitare di pagare. Perciò, quella mattina, Andreas fu costretto a saldare tutto, da martedì a domenica. Cibo, bevande e anche più di quanto avesse effettivamente consumato. Perché il padrone del Taribari sapeva ben distinguere tra i clienti che sapevano far di conto e quelli che non erano capaci, e Andreas era uno di questi ultimi, come tanti bevitori. Pagò dunque gran parte dei soldi che aveva con sé e si avviò comunque verso la cappella di Santa Maria di Batignolles, ma sapeva già di non avere abbastanza denaro per restituire l'intero debito alla piccola Santa Teresa e pensava al suo amico Wojtek tanto quanto alla sua piccola creditrice. Arrivato vicino alla cappella, si accorse di essere di nuovo in ritardo. La messa delle 10 era appena terminata e la gente usciva. Come sempre, si diresse verso il bistrò, ma sentì una voce chiamarlo da dietro e all'improvviso una mano pesante gli si poggiò sulla spalla. Si voltò
era un poliziotto. Andreas, che come sappiamo non aveva documenti al pari di molti altri nella sua stessa condizione, si spaventò. Si mise una mano in tasca come per far vedere che li stava cercando, ma il poliziotto disse: «So bene cosa sta cercando, non lo troverà lì. Ha appena perso il portafoglio. Ecco, lo prenda». Poi aggiunse con un sorriso: «Succede quando si comincia a bere aperitivi già di domenica mattina». Andreas afferrò il portafoglio, fece appena in tempo ad accennare un saluto col cappello e si precipitò verso il bistrò. Lì trovò già Wojtek, ma ci mise un po' a riconoscerlo. Quando però si rese conto che era proprio lui, lo salutò con ancora più calore e cominciarono a pagarsi da bere a vicenda, senza sosta. Wojtek, educato com'era, come lo son tanti, anche da ubriachi, si alzò dalla poltrona per cedergli il posto d'onore e andò ad accomodarsi di fronte, barcollando un po'. Parlava con grande cortesia. Bevvero solo per no. «Sai», disse Andreas, «mi è successa una cosa strana. Stavo venendo qui da te quando un poliziotto mi ha fermato e mi ha detto: ha perso il portafoglio, e me ne ha dato uno che non era mio. Adesso voglio vedere cosa c'è dentro». Tirò fuori il portafoglio e lo aprì. C'erano dentro diversi documenti che non gli interessavano affatto, ma c'era anche del denaro. Contò i biglietti. Erano esattamente 200 franchi. «Vedi?» disse ad alta voce. «È un segno di Dio. Adesso posso andare a saldare finalmente il mio debito». «Ma hai tempo fino alla fine della messa», rispose Wojtek. «Durante la messa non puoi restituire nulla. Aspetta che finisca e intanto beviamo». «Come vuoi», disse Andreas. In quel momento la porta del bistrò si aprì e Andreas sentì un dolore strano al cuore e un'improvvisa debolezza alla testa. Vide entrare una ragazzina che si sedette proprio di fronte a lui. Andreas pensò di non aver mai visto una ragazza così giovane. Era tutta vestita d'azzurro, un azzurro che solo il cielo, in certi giorni benedetti, può avere. Si alzò, le si avvicinò e le chiese: «Che cosa ci fa qui?» «Aspetto i miei genitori», rispose la ragazzina, timida. «Stanno uscendo dalla messa. Vengono a prendermi qui, come ogni quarta domenica». Aveva un po' paura di quell'uomo che le aveva rivolto la parola così, all'improvviso. «Come si chiama?» gli chiese Andreas. «Teresa», disse lei. «Ah!» esclamò Andreas. «Che meraviglia! Non avrei mai pensato che una santa così grande, insieme così piccola, una mia creditrice così grande e così piccola, si sarebbe degnata di venire a cercare me, visto che io ho tardato tanto ad andare da lei». «Non capisco cosa dice», rispose confusa la ragazzina. «È la sua delicatezza», disse Andreas, «è solo la sua delicatezza, ma io la so apprezzare. Le devo 200 franchi, santa fanciulla, e non sono ancora riuscito a restituirli». «Lei non mi deve niente, però io ho dei soldi nella borsetta, tenga, prenda questi e vada, i miei genitori arriveranno tra poco». E senza pensarci troppo, gli diede un biglietto da 100 franchi. Wojtek aveva visto tutto dallo specchio. Si alzò barcollando, ordinò 2 Pernod e stava per trascinare Andreas al bancone per bere insieme. Ma proprio quando sta per accostarsi al bancone, Andreas crolla a terra di schianto. Tutti nel bistrò si spaventano, anche Wojtek, ma più di tutti loro la ragazzina di nome Teresa. Dal momento che lì vicino non c'è un medico né una farmacia, lo portano nella cappella, perché i camerieri, seppur miscredenti, credono che almeno i preti sappiano più che qualcosa della morte e del morire, e la ragazzina, Teresa, non può far altro che seguirli. Portano Andreas in sagrestia. Non riesce più a parlare, ma fa come per mettere la mano nella tasca interna della giacca, dove c'è il denaro che deve alla sua piccola creditrice. Riesce appena a sussurrare: «Signorina Teresa». Poi esala il suo ultimo respiro e muore. Possa Dio concedere a tutti noi, a noi bevitori, una morte tanto lieve e bella.